Salve a tutti, oggi volevo presentarvi la mia filatrice per punte, per frese o altre cose anche che mi sono autocostruito e andiamo a vedere come è composta. Sono partito dall'idea di questa cartella che, come vedete, ha già un incubo già incorporato. È una cartella di 20, 21 e sfruttando questo incubo io vorrei creare un affilatore che possa muoversi sia in questo senso, chiaramente, e sia nel senso del carrellino, praticamente, così ho sia questo movimento che questo movimento. Ho pensato di comprare un trapanino che in realtà non è un trapanino anche questo, ma è una piccola lucidatrice d'auto. E ho preso questo perché è compattissimo, non avendo né cambio né frizione, non ha praticamente nulla, non ha nemmeno l'inversione, e poi esce con un perno di 14 come il Flex praticamente. Per fare ciò ho dovuto smontare l'ultimo stadio qua, ho dovuto smontare, filettarlo, praticamente è diventato praticamente fisso questo manicotto, e poi tutto l'insieme è stato tornito per fare la boccola, per accettare il perno del perno passante lì. Chiaramente c'è il suo mozzo, è un 50%, il solito cuscinetto da 42-20, qui c'è un 40-17, viene fuori con un bel pernone, bello robusto. Qui siamo nell'ordine di 27 mm e il centrino per le mole è di 20 mm e posso anche farvelo accenderlo per farvi vedere quanto è equilibrato e quanto è fermo. Va. Praticamente immobile, potrei mollarlo. Non si muove. Il massimo di giri di questo trapano è 3500, non è super potente, ma a me interessava più che altro la compattezza e anche la regolazione dei giri, sì. E chiaramente dall'altra parte ci vado a mettere le molle diamantate, quelle sintetiche diamantate, che ne ho prese di diversi tipi, ne ho prese, che andranno ad alloggiarsi qui. Il foro è bello preciso, gli ho lasciato un 2 mm 3 di tolleranza, perché poi la sua rondella, la sua controparte, gli ho fatto il centrino anche qua, che vada in sede, che vada perfetta. Naturalmente le mole ci sono di tanti tipi, questa lo userò per la rettifica, e questa probabilmente lo userò sia per la rettifica che per le punte, per affilare le punte del trapano. Andiamo a vedere. Allora, questo qui praticamente va fermato. Per fermarlo, questo trapano ci ho fatto una specie di forcellina, così diventa molto più mobile, molto più maneabile, e me lo regolo nel giro che voglio, diciamo, due piccoli grani. Per prenderlo nella torretta ho fatto quest'altra cosa, ho fatto, questa qui è una 60-53. Chiaramente qui, sapendo siccome che è saldata, no? Si vede che è stata saldata e poi mollata, sapendo già che sarebbe venuto non preciso, gli ho soldato un perno di 25 e poi, una volta saldato, l'ho preso col mandrino a 4 griffe e l'ho centrato e l'ho tornito, l'ho centrato perfettamente con il nucleo esterno, diciamo. Adesso è perfetto, diciamo.
naturalmente vuole più alla fine possibile, vuole proprio per non dare possibilità che quando lo piega che vada troppo giù o troppo su, se si lavora all'incontrario. E quindi chiaramente va stento nella cartella e va fermato ai gradi giusti che gli daremo noi. Ecco. Questo qui ho preferito farlo così in due pezzi, prima di tutto per non saldare il mozzo e poi anche perché così ho più campo di regolazione, posso andare più avanti, più indietro e posso andare fino anche quasi alla fine per lavorare quasi sul fulcro praticamente. Questo qui anche lui a sua volta andrà bloccato più o meno in zona, qui così. E dopo questo qui, una volta montato, adesso sono stretti questi qua, una volta montato, dopo poi mi gira praticamente così e grazie al carrellino superiore girerà così. Ho tutti i movimenti, quindi posso fare l'inclinazione di 30 gradi così e 10 gradi così per fare per esempio il tagliente. E va bene, l'unica cosa che mi è rimasta da fare è fare un dischetto di riferimento per avere più o meno i gradi per poter lavorare un po' meglio, diciamo. E andiamo a farlo adesso, andiamo a farlo. Qui mi sono dimenticato di dirvi che naturalmente ho fatto tutte le fresature sia per la chiave. Qui ho fatto una chiave di 23. Dopo ci andrà questo e poi ci andrà questo per fare tutto. La vite l'ho fatta abbastanza lunga perché se dovessi mai mettere una moletina un po' più spesso che ci sia campo di lavoro. Ecco. Avevo già preparato il dischettino d'alluminio che adesso andrò a farci tutte le tacchette. Le farò di 5 gradi, 5-10 gradi le farò. Non ho i macchinari per farli meglio. E per fare ciò l'ho montato provvisorio su un altro pezzo di tondo e andiamo a farle, andiamo. Per fare tutti i segnini ho pensato di usare questo utensile con la placchetta per filettare che c'è una bella punta affilata. Comincio. Una. 2, 3, 'sta l'ultimo da fare. Ora che è fatto il dischetto pronto, io nel frattempo ci ho scritto i numeri per non sbagliare, non vorrei confondermi con tutti i segnetti. Non penso di farlo tutti, penso di fare solo 0, 30, 60 e 90 gradi sia da una parte che dall'altra. Per fare ciò chiaramente userò dei punzoni già numerati per fare ciò, e per questo mi sono fatto una spiaggetta di ferro fresata 8, queste sono di 8 mm, in modo da avere delle lettere il più possibile una uguale all'altra. Qui siamo ancora centrali, perfettamente centrali, e a questo punto prendiamo il punzone 0, che è il più semplice da fare, che è questo. Vediamo di non sbagliare la direzione, la appoggiamo lì, prendiamo un martelletto, siamo solo 0, sì, ok, va bene, non ci rimane che martellare. 1, 2, 3, pronti, via.
attimo, sì. Facciamo il 9 e naturalmente lo 0, che è questo qua. Andiamo avanti, 0, 3 dall'altra parte. Eccolo qua. E abbiamo finito. Direi che abbiamo finito la gradazione. Beh, direi che sembrano praticamente fatte a macchina, sembrano. Ok, qui ci sono tutti i vari gradini. E non va male per adesso. Ecco, adesso siamo pronti per mettere su l'affilatore, siamo pronti. Io ho già montato la cartella con la gola scanalata. Ora ci andiamo a inserire dentro l'attrezzo e per non segnare lo stelo vado a metterci a inserire anche questo spessore, così non ci vengono le classiche puntature, non ci vengono. E possiamo attaccare anche la scala graduata. Andiamo a attaccare qui in coda. Qui ho fatto un piccolo riferimento, una linea di fede ho fatto praticamente. Adesso prendiamo questo attrezzo . Cerchiamo di fare ottimo, così siamo praticamente a 0. E se siamo a 0 possiamo regolare lo 0 dei gradi qui sulle linee di fede. Eccolo qui. Lì. Siamo perfetti. E così adesso ho la gradazione praticamente, posso andare a 10, 20, 30, di più non penso di usarlo, ma comunque ho fatto i gradi fino a 90. A montare la fresina. Questa qui è la fresina la molla che userò per affilare le frese, che è molto fine, molto belle qua. Ok, attacchiamo la spina, attacchiamo e
questo direi che siamo perfetti. Usando il carrellino nel senso giusto si lavora su tutta la lunghezza del tagliente e posso andare avanti finché voglio, praticamente posso andare a incidere fino al centro e oltre, che poi in una seconda fase vi farò vedere come, e cremetteggiando dall'altra parte si fa l'altra angolazione. Quando il tagliente lo faremo più o meno così, lo faremo 10-12 gradi, penso di poter filare praticamente qualsiasi cosa, potendo girare così e così, penso. E la prova la vedremo nel secondo video, che vi metto poi il link qui sotto se volete vederlo all'azione. Salve a tutti!